Dunque, sabato sono stato al Cycling World Europe, la prima fiera che fanno qui in Germania riguardante biciclette e e-bike, IMTB. E lì proprio ho visto che da un lato la crisi non l'ho vista perché c'era un pacco di gente, dall'altro però le grandi case come Giant, come Cube, come Canyon, come Santa Cruz non c'erano. Però la fiera è stata bella perché era una fiera tra virgolette incentrata molto sul libertà, godimento della natura, cicloturismo. E questa introduzione per dirvi che alla fine ho visto tre grandi branchie. Ho visto sicuramente la branchia della IMTB che sta esplodendo, quindi tante IMTB anche se non c'erano le grandi case, quindi figuratevi. Ho visto la branchia del gravel, lì senza motore, chiaramente qualcuna è presente, però la maggioranza va per il gravel a pedalata normale, non c'è motore che ti assiste, e tante, e quindi anche con borse, tutti gli accessori per quel che riguarda appunto fare del turismo in gravel. E poi ho visto l'altra branchia del turismo che invece è fatta con il motore, che sono le bici appunto, le biciclette quelle da turismo, le trekking bike, però a pedalata assistita. Ecco, queste secondo me sono le tre grandi branchie che ho visto. Ho visto con piacere perché a me piacciono le cargo bike, perché secondo me per la città ho visto delle soluzioni veramente splendide, sia per portare i bambini sia per portarsi dietro le cose. È stato bello perché ho avuto la possibilità di provare anche dei motori, non tanto la bicicletta in sé, ma il tipo di motore che appunto viene messa su queste biciclette, ma la cinghia con il cambio all'interno della bicicletta, non più quindi la cassetta, ha preso veramente piede, quindi Pinion ha fatto un gran lavoro, e questa unità compatta che comprende anche il motore secondo me è una realtà che potrebbe veramente stupirci. Comunque Bosch, ragazzi, la fa da padrona, non c'è ombra di dubbio. Ragazzi, oggi gita fuori porta, siamo a Düsseldorf al Cycling World Europe. Puoi anche fare la griglia qua sopra. evolutionary process going on, but mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that.
Siamo sulla Nicolai col motore Pinion e adesso cambia da sola. Un sistema un po' più complicato. Molto particolare. Oh, un motore Pinion che però spinge. È un motore strano, il fatto che cambia da sola è un po' particolare, infatti, però mi hanno detto che si può disabilitare. Bello però, una bella spinta. È un motore completamente diverso. Il discorso cinghia invece di una catena. Si sente proprio il cambio elettronico interno. È interessante questo motore con questo cambio integrato. Qui proviamo una Raimon col motore Bosch SX da 60 Nm. Eco e MTB Sprint Turbo. Via, andiamo a vedere. Kann ich euch noch mal zeigen, was man mit dem Fahrrad noch alles tun kann. Vor allem mit dem Motorfahren. Ma si sente che spinge meno. È più leggera ma spinge meno, si sente. Sì, la sto usando adesso, Eco e MTB. Vediamo se mi riesce a portare su turbo. Mamma. Oh, adesso proviamo la Tarok Ultra, sempre della Raimon, però motore ZF con 85 Nm. Lo schermino che è rimovibile. Proviamo anche così velocemente i freni SRAM Maven che non li ho ancora provati. Vediamo quanto spinge questo motore. I Maven, primo attacco di freni impressionante. Mamma mia che freni che... Secondo me
po' di più rispetto a un altro motore, però spinge tanto, spinge davvero tanto questo ZF. Andiamo in turbo, poi proviamo ad andare su, via. Sì, spinge, ma non in una maniera poi così eclatante, infatti in salita fa molta più fatica secondo me. Sì. La prima impressione di questo ZF come motore mi aveva lasciato così subito un po' stupito, mi sembrava abbastanza buono in pedalata e tutto. Dopo pochi metri, posso dirvi che non è niente di che. Sì, un altro motore elettrico compatto, però 85 Nm, ma secondo me niente di particolare. Proviamo la Centurion col motore Bosch. Di sicuro rispetto al ZF questo si pedala molto meglio. Beh, un motore Bosch che comunque molti di voi conoscono, è comunque molto ma molto pedalabile, spinge anche, però finisco la frase con un però. Sì, diciamo che rispetto ai motori che ho provato fino adesso si sente che è un passo più avanti. Turbo, andiamo su col test salita. Sì, come spinge. Ragazzi, sono salito per la prima volta su una gravel e spero di scenderci anche in fretta, ve lo dico. Non mi trovo per niente, troppi pensieri qua, su giù con una leva, motore qui che l'SX non sembra neanche, è una bicicletta normale. Qua proprio non è una bici per me, ve lo dico subito. Piuttosto prendo una bicicletta da turismo a manubrio su, mamma mia, ma cos'è? Non mi trovo per niente, troppo carico sui polsi, forse anche piccolo, non lo so, però il motore va bene che spinge, una bicicletta leggerissima, ma non mi trovo. Un motore TQ da 50 Nm fino a 300 watt di aiuto, dai, non mi sembra male. Torno a provare questo modello della Nicolai col motore della Pinion, 85 Nm, ma non c'è nessun cambio posteriore, è tutto
integrato lì dentro. Prima mi ha, direi, quasi convinto, riprovo, via. Una bella realtà questo motore Pinion MGU, tutto integrato, motore cambio, parlano di cambio dell'olio ogni 10.000 km, sì, sembra un'auto, però è stato un test interessante. Vi ricordo 85 Nm. Il Cinghi naturalmente non dovrebbe mai soffrire di rotture, verrà non so quando cambiata, anche quello avrà un intervallo di manutenzione, però mi sembra un'alternativa molto valida. Bisognerebbe provarla in montagna. Ragazzi, si conclude qui la giornata al Cycling World Europe a Düsseldorf. No.